posto, ragazzi. In Trentino c'è un problema, perché strade come questa qui o come questa qui sono vietatissime alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici. In realtà il problema è un po' in tutto il nord-est Italia, ma non disperiamo perché c'è una soluzione. Ebbene sì, la bici elettrica. Ora, quando la Heliglide mi ha contattato per provare le sue bici elettriche, io ho pensato, ma bici elettrica, l'avevo provata solo un'altra volta per caso da un amico e ero rimasto impressionato dalla potenza. Poi mi si è accesa la lampadina perché qui in Trentino ci sono tantissimi posti, tantissime sterrate che non possono essere percorse da mezzi a motore. Quindi mi sono fatto mandare una bici elettrica da città perché voglio utilizzarla sia in città sia per fare delle sterratine tranquille normalmente. Chiaramente se ti devi lanciare giù una montagna serve una mountain bike, ma questa bici qua è una bici in cui puoi montare un portapacchi dietro, puoi farci dei piccoli viaggi con delle borse laterali, ha gli ammortizzatori davanti, quindi è adatta anche a fare delle sterrate molto tranquille come quella che faremo oggi, perché oggi vedremo una delle strade veramente più belle del mondo, la strada del Ponale, vietatissima ai mezzi a motore, ma ve ne racconterò come sempre la storia e gli aneddoti perché prima si passava di lì con gli autobus. Prima di partire però vi spiego 2 o 3 caratteristiche di questa bici che è sotto i 1000 euro ed ha una qualità veramente ottima. Prima cosa da notare, ha il sensore di coppia e non il sensore di velocità dei pedali. Infatti le bici più economiche a volte hanno il sensore di velocità, cioè che il motore elettrico si attiva dopo 1 o 2 pedalate. Questa qui invece il sensore di coppia si attiva il motore elettrico appena inizia a pedalare. Qual è il vantaggio? Ad esempio per le partenze in salita, appena pedali il sensore parte subito e ti assiste subito il motore elettrico, perché questa naturalmente è a pedalata assistita. Poi abbiamo freno a disco davanti e dietro. I freni a disco sono meccanici e non idraulici, la differenza è che con quelli idraulici c'è un olio all'interno che aziona i pistoncini delle pinze dei freni, quindi sono molto più effettivi, comunque fanno il loro dovere. Poi ci sono il faro LED sia davanti che dietro, una sella veramente comoda e ben fatta e qui dietro un portapacchi a cui si possono naturalmente aggiungere delle borse laterali, devo dire molto robusto. Poi qui abbiamo il grande display retroilluminato, qui si accende, ci sono 5 livelli di potenza e qua abbiamo il cambio Shimano a 7 velocità. Chiaramente non è Shimano top di gamma, ma fa il suo lavoro. Questo blocco nero qua è il pacco batteria, è estraibile tramite una chiave, si ricarica in circa 5-6 ore, quindi non è proprio velocissimo. Mentre per quanto riguarda l'autonomia siamo a circa 100 km di autonomia. Con questo pulsantino qui si aumentano o diminuiscono i livelli di potenza. Se mettiamo subito a 5 arriva subito a 25 km/h. 25 km/h è il limite di velocità per questi mezzi in Italia. Questa qui ha anche l'acceleratore che però è vietato in Italia, o meglio se uno utilizza l'acceleratore deve assicurarlo come un vero e proprio mezzo elettrico, quasi come una moto elettrica praticamente, quindi io l'ho disattivato. I freni invece hanno un sensore naturalmente che appena tiri il freno disattiva il motore elettrico in modo che non lo fa lavorare naturalmente mentre stai frenando. Il peso è di 22 kg e il motore è di 250 watt. I cerchi non sono male, chiaramente non c'è uno pneumatico adatto a fare quello che sto per fare adesso, ma lo faremo comunque. Devo dire le saldature mi sembrano molto ben fatte, io l'ho guidata adesso per circa 30 km, il telaio non ha vibrazioni, non ha problemi di nessun tipo. Ma la vera prova inizia adesso perché percorreremo una strada scavata interamente nella roccia, la bellissima strada del Ponale, probabilmente il sentiero più famoso del Trentino. Venite con me adesso in bici che vi mostrerò dei paesaggi unici. Vamos! Allora, prova, adesso parto in pedalata assistita 1, la metto subito a 5 per vedere com'è reattiva e guarda, in una frazione di secondo siamo già a 25 km/h, quindi molto reattivo il sensore di coppia. Chiaramente se non sei abituato devi stare attento perché appena tocchi il pedale lei parte, quindi bisogna farci un attimo la mano. Guarda anche qui come andiamo subito ad una ottima velocità e andiamo a prendere l'imbocco della strada del Ponale. Qui prima passavano con le macchine, vedete ci sono delle gallerie e la targa di inizio della strada. Adesso andiamo nel giardino, qua nel belvedere dell'Imperatore, prima di addentrarci proprio nella parte più spettacolare.
Allora, questo giardino qua si chiama Giardino dell'Imperatore perché Francesco Giuseppe venne qui ad ammirare il panorama di Riva del Garda dietro di me. Come vi ricordo, questi territori fino al 1918, quindi fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, non erano Italia ma facevano parte di uno stato che non esiste più, che è l'Austria-Ungheria. La bellissima strada del Ponale dietro di me, nel particolare, fu costruita nel 1848, inizio dei lavori, fu terminata nel 1851, quindi soltanto 3 anni per terminarli, ad opera di un privato, Giacomo Cis, che era un imprenditore benestante della Val di Ledro. Infatti questa strada mette in comunicazione la valle di Riva del Garda a quella della Val di Ledro, che altrimenti era completamente isolata, seppur vicinissima in linea d'aria, e raggiungibile soltanto tramite battello. Quindi ora che la percorreremo vi renderete conto dell'arditezza di questa strada, perché è letteralmente scavata su un fianco della roccia. Poi negli anni 80 si cominciò a pensare a una strada alternativa, appunto perché questa strada era molto stretta, molto pericolosa e soprattutto molto soggetta a crolli. Nel 1992 furono aperte definitivamente 2 gallerie che da Riva del Garda arrivano in Val di Ledro con doppia corsia molto comode, e questa strada fu chiusa definitivamente alle auto e poi riaperta dopo molti anni al traffico pedonale e ciclistico. Particolarità, ma questo lo vedremo dopo, fu utilizzata dagli austro-ungarici anche durante la guerra, che costruirono a circa metà della strada all'interno della montagna un forte di quinta generazione, pensate, a 5 piani. Il livello più basso è a mezzo metro sopra il lago, il livello più alto è più di 100 metri, quindi un'opera veramente complessa, completamente invisibile all'esterno, è visitabile tramite autorizzazioni e noi la vedremo soltanto dall'esterno, gli ingressi. Eccoci qui ragazzi, l'unico consiglio che vi do se la volete percorrere è di venire molto presto la mattina perché è trafficatissima. È probabilmente il sentiero più trafficato di tutto il Trentino, non so quante centinaia di migliaia di passaggi conta ogni anno. E adesso vediamo tutta la sua spettacolarità entrando nelle gallerie, ma già vedete com'è costruita. Immaginate che la larghezza è questa perché qui proprio passavano con i mezzi, addirittura con le corriere, ragazzi. E qui c'è un picco letteralmente sulla roccia. Questo è un tipo di strada bianca che questa bici qua lo percorre proprio tranquillamente. Eccoci qua in vicinanza della fortezza del Ponale. Qui c'è proprio l'ingresso, adesso vi faccio vedere. Qua c'era la guardiola, diciamo il punto dove ci si fermava, e qui ci sono gli ingressi laterali in galleria, sono chiusi. Qua sulla destra anche è molto buio, quindi non si vede niente, però forse riesco a farvi vedere qualcosa perché qua mi sembra che sia mezzo illuminato. Ecco, vedete com'è? Qua si scende al livello inferiore e invece qua sulla mia destra c'è la galleria, tutto un cunicolo enorme, un reticolo di gallerie che porta ai livelli superiori. Molto molto interessante da vedere, magari una volta vi ci porto in un video del canale. Qui si apre una vista, ragazzi, davvero eccezionale sulla valle. Guardate che lì sotto c'è la strada gardesana attuale e la strada del Ponale taglia proprio lì. Altra galleria, chiaramente tutta messa in sicurezza qua. Pensate che queste sono state costruite dopo perché la strada inizialmente passava qua sulla sinistra. Panorama d'eccezione, ragazzi, qua, assolutamente d'eccezione. E ora guardate qui proprio l'effetto tunnel. Io me ne sto ben nascosto sotto la roccia perché comunque, anche se tutto messo in sicurezza, niente ci dà la garanzia che non si stacchi ogni tanto qualche sassetto. Guardate che eccezionalità di paesaggio, impressionante. Prendiamo uno dei percorsi più spettacolari, e questa è proprio quella originale, nel senso che poi hanno fatto le gallerie, però prima si passava proprio qua con i carretti. Guarda qua che vista
E adesso qui dietro convenientemente c'è un vecchio bar che è stato restaurato, antico perché è qui da quando ancora c'era la strongeria, poi è stato abbandonato per anni, adesso restaurato. I prezzi naturalmente si sono leggermente adeguati, però è un punto dove fare la pausa, perché poi se uno vuole prosegue e va o in Val di Ledro o un paesino qua sopra che si chiama Pregasina. Ora la vedete vuota, di solito questa strada è piena di bici, è perché molto presto la mattina sono già qua alle 9. E qua allora l'originale strada del Ponale prosegue qua perché va in Val di Ledro, però noi andiamo di qua perché vi faccio vedere la valle, proprio la Val di Ledro come si restringe qua, e qua sotto c'era un porto dove naturalmente arrivavano le imbarcazioni per chi voleva andare in Val di Ledro. Aumentiamo un pochino la potenza, 5 di potenza, 16 km/h in salita. Sono dislivello, eravamo da lì al bar, guarda che posto paradisiaco. Capite anche la posizione strategica di questa strada, perché qui alle mie spalle c'era l'Italia e qua la Strongeria, il confine era più o meno in queste zone, leggermente spostato qualche chilometro più a sud. Quella montagna in mezzo alla valle che è come un ventaglio si chiama Monte Brione. Pensate che lungo il suo crinale, e ve lo porterò magari in un altro video, ci sono 4 fortezze di epoche diverse, appunto per difendere il confine. Su tutte queste montagne comunque sono trincerate fortificazioni. Quella montagna là sopra con le nuvole si chiama Monte Estivo. Qui abbiamo Riva del Garda, Torbole e laggiù in fondo Arco con il suo castello. Continuiamo, arriviamo al Belvedere della Madonnina. Qua c'è la Madonnina e il suo Belvedere. Sono i punti più panoramici qua dell'Alto Garda. Eccoci qua, volendo si può continuare a arrivare a Pregasina, che è un paesino che è qui sopra. Piccolo particolare vi faccio vedere che la gente non nota, subito qui dietro, adesso sono state ricoperte, ecco qua, questi qua non sono buchi ma sono trincee perché chiaramente qua era tutto controllato e sbarrato. Bene, ora che sono arrivato in cima mi faccio tutta la discesa in giù per tornare a Riva del Garda, testo i freni e le sospensioni di questa bici modello City appunto. Naturalmente si potrebbe proseguire, si potrebbe andare a Punta Larice, a Tremalzo, in tantissimi altri posti. Adesso vado giù a cannone e poi facciamo le conclusioni dopo che abbiamo testato freni e sospensioni. Vamos! Disce loro dovere naturalmente. Bene ragazzi, eccomi rientrati sul bellissimo lungomare di Riva del Garda. Devo dire che il test è stato ampiamente superato, nel senso che secondo me è un'ottima bici per rapporto qualità-prezzo. Per chi vuole entrare nel mondo delle bici gli serve una bici da commuter che non vuole spendere molto. Questo è un prezzo sotto a 1000 euro e secondo me per l'utilizzo di commuting appunto in città e per turistico, se vuoi fare qualche gita fuori porta di mezza giornata, va più che bene. Naturalmente se poi vi appassionate alle bici, volete fare cose un po' più complicate, vi piace la mountain bike, vi piace andare fuori strada, gli standard sono completamente diversi e anche i prezzi. Naturalmente ci sono i freni idraulici, le sospensioni cambiano completamente. Parliamo di bici che arrivano a costare 7-8 mila euro, partono insomma da una buona bici mountain bike elettrica, secondo me parte dai 2.500-3.000 euro. Questo per chi vuole approcciarsi e spendere poco va benissimo, va benone. Io vi invito ad esplorare questo mondo delle due ruote elettriche, non tanto perché io sia un appassionato dell'elettrico, ma perché mi sono reso conto che se non hai il fiato, non hai il tempo, ci sono dei percorsi che ci vuole veramente un sacco di tempo a fare. Per esempio io avevo fatto il Tremalzo, che è una discesa bellissima ma ti porta via tutta la giornata. Con la bici elettrica puoi fare un percorso simile, non avendo quel grado di allenamento e portandoti via mezza giornata. Quindi ho molti amici che si sono presi anche la bici elettrica per quando vogliono fare dei giri un po' più lunghi ma hanno poco tempo. Quindi è un mondo che va esplorato e apprezzato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate visto un bel po' di panorami. Vi invito ad esplorare il Sentiero del Ponale, che se non ci siete mai stati è bellissimo
altro che strada della Forra, altro che strada della Forra, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!